Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio parlare con voi di un problema che reputo molto importante, un problema di cui si dovrebbe parlare di più, che è quello della romanticizzazione della mafia nei film all'estero. Ho preparato degli appunti. È un argomento abbastanza complesso, quindi se avrete la pazienza di ascoltarmi, capirete il punto di questo video. Allora, perché questo video? Tutto è partito l'altro giorno quando ho avuto la sfortuna di guardare l'ennesimo film straniero in cui viene romanticizzata la mafia. Forse avrete anche già capito il film di cui sto parlando e sarete d'accordo con me nel dire che quel film è problematico da ogni punto di vista. Per due motivi principali in realtà, perché legittima e rappresenta come positiva e voluta la violenza sulle donne e perché perpetua lo stereotipo secondo il quale un italiano è per forza di cose mafioso, sottintendendo che la mafia è accettata dalla società. La leggerezza con cui quel film tratta questi argomenti è agghiacciante e per quanto riguarda l'argomento della mafia succede quasi sempre nei film stranieri e per questo motivo ho voluto parlarne in questo video per farvi capire un attimo il mio punto di vista di persona italiana che vive in Italia, che conosce il problema e per questo motivo forse posso aiutarvi ad avere una visione più reale della situazione. Facciamo un passo indietro e diciamo che cos'è la mafia. Per rispondere a questa domanda, che non è una domanda semplice, mi aiuterò leggendo delle parti di questo libro. La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Nicaso. Se volete leggere un libro in italiano semplice e diretto che parla proprio del problema, vi consiglio di leggere questo libro. Poi alla fine del video vi consiglierò altre risorse, altri libri da leggere e altri film da guardare per capire bene. La mafia non è semplicemente una forma di criminalità, ma una cosa molto più potente, organizzata e pericolosa. Il suo obiettivo è quello di ottenere denaro e potere, per i quali usa la violenza e uccide, se occorre. Per definirla bastano solo 3 parole: delirio di onnipotenza. La mafia non ha valori positivi. Chi crede che i mafiosi siano uomini d'onore sbaglia. Quale onore può avere uno che uccide donne e bambini e che sfrutta la fatica di chi lavora onestamente? Bene, questa definizione è solo un'introduzione al problema. Io aggiungerei che la mafia non è glamour, la mafia non è cool, la mafia è il cancro della nostra società. Quindi capirete quando io vi dico che sono stanca di vedere all'estero la mafia rappresentata come una cosa romantica, perché non lo è. La rappresentazione romantizzata e idealizzata ha come conseguenza la banalizzazione del problema, la sua minimizzazione. Dà risalto e importanza a questi individui, che sono dei criminali. Ed è un insulto a chi lotta contro la mafia e a chi è morto a causa di essa. Voglio dire molto chiaramente che a noi italiani non fa piacere il fatto di avere la mafia nel nostro paese. Non è una cosa di cui andiamo fieri. Quindi vi immaginate come noi ci possiamo sentire quando vediamo queste rappresentazioni all'estero, che sono totalmente lontane dalla realtà. Anche il fatto di rappresentare i mafiosi come dei bellocci nei film, come se il fatto di essere belli possa in qualche modo giustificare le loro azioni, mi fa capire che chi fa quei film non ha mai visto in faccia un mafioso. Sono tutt'altro che belli.
Quindi voi vi chiederete, si può parlare della mafia nei film? Certo, se ne deve parlare, ma bisogna fare attenzione a come se ne parla. Perché se se ne parla, bisogna farlo denunciandola e non esaltandola. Bisogna parlarne per mostrare la cruda realtà e non per raccontare delle favole. I film hanno un potere enorme, contribuiscono a fissare nell'immaginario comune delle idee, delle immagini. Quindi i film devono essere fatti bene perché possono essere degli strumenti fondamentali per denunciare delle situazioni e per anche contestualizzare delle situazioni. Perché ovviamente se io guardo un film del genere mi rendo conto che quel film è pura fantasia e quindi riesco a giudicarlo negativamente. Ma chi guarda un film romantico all'estero sulla mafia, non conoscendola, non avendo mai vissuto il problema da vicino, secondo voi come reagirà al film? Penserà: ah, ma che bello, allora i mafiosi sono tutti belli, romantici, passionali, allora non è così pericolosa la mafia. Perché vi dico questo? Perché purtroppo all'estero ci sono tanti esempi di esaltazione della mafia in qualche modo. Per farvi capire quanto all'estero questa immagine sia distorta e quanto davvero le persone non sappiano niente di questo problema, vi faccio un esempio. Nel 2018, quindi 2 anni fa solamente, dopo una denuncia da parte dell'Italia, il Tribunale europeo ha annullato il marchio La Mafia se sienta la mesa, una catena di ristoranti in Spagna, con le seguenti motivazioni. Dà un'immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizza la percezione delle attività criminali di tale organizzazione. Ovviamente questo è uno dei tanti esempi che si potrebbero fare e l'ho voluto menzionare perché sono stati presi dei provvedimenti. In questo caso specifico il tema della mafia viene trattato come se fosse un tema da parco giochi. Immaginatevi un Disneyland a tema mafioso. Io non penso che voi vorreste veramente sedervi a tavola con gente che ha sciolto dei bambini nell'acido, no? Quindi perché fare un ristorante che esalta questo stile di vita? Allora, se uno si informasse, leggesse e capisse veramente il danno che azioni di marketing del genere fanno alla società, forse queste cose non accadrebbero più. Però mi rendo anche conto che dietro molte cose ormai c'è la totale assenza di valori e c'è solo una mera ricerca del denaro e del guadagno, a discapito di tutto e di tutti. Voglio sottolineare che non mi interessa il danno d'immagine, non mi preoccupa il danno d'immagine, mi preoccupa il danno che tutto questo arreca alla lotta contro la mafia. Perché esiste la mafia ed esiste la lotta contro la mafia. Allora, per capire bene il dramma della vita di persone che combattono tutti i giorni contro questo male, io vi consiglio di guardare dei film italiani che parlano dell'argomento, come ad esempio il film I 100 passi di Marco Tullio Giordana del 2000, che racconta la storia di Peppino Impastato, che ha dato la vita per la battaglia contro la mafia. Oppure potreste anche guardare un film più recente che si intitola A mano disarmata, che racconta la storia vera della giornalista Federica Angeli, che vive sotto scorta dal 2013, perché è attivamente impegnata a combattere con articoli e inchieste l'organizzazione mafiosa che è presente a Ostia. La sua vita non è bella, non è romantica, non è passionale, non è glamour. La sua vita è costantemente caratterizzata da minacce di morte a lei e ai suoi figli. Questi sono solo 2 esempi che vi faccio in questo video,
ma sono comunque esempi importanti perché è grazie a persone come loro che negli anni sono stati fatti dei passi avanti. E questo significa che le cose si possono cambiare. Quindi capite quanto è offensivo nei confronti delle persone che dedicano la loro vita a lottare contro questa criminalità, rappresentare la mafia come qualcosa di affascinante. Queste persone lottano in prima persona per la nostra libertà. Quindi lo voglio ripetere perché è importante. La rappresentazione romantizzata e passionale dei mafiosi porta alla banalizzazione e alla minimizzazione dei crimini e del problema che affligge la nostra società. Ho deciso di fare questo video perché ci sono ancora troppe persone che pensano che sia tutta una finzione cinematografica. Avendone parlato anche su Instagram, mi rendo conto che ci sono troppe persone ancora oggi nel 2020 che all'estero pensano che la mafia non esista più e che appunto sia solo un problema di sceneggiatura dei film. Perché ho ricevuto dei messaggi in cui mi si chiedeva: ah, ma la mafia ancora esiste da voi? Oppure altri commenti del tipo: ah, ma dai, è solo un film. No, non è solo un film. La mafia prospera con la superficialità e l'ignoranza e si può solo combattere con l'arma della conoscenza. La mafia non ha mai interrotto la sua attività e neanche chi la combatte ha mai smesso di farlo. Vorrei chiudere questo video consigliandovi dei film da guardare e dei libri da leggere. Per quanto riguarda i film, ho già menzionato I 100 passi, A mano disarmata, ma potete anche vedere La mafia uccide solo d'estate, Il divo, Alla luce del sole, Gli angeli di Borsellino, Giovanni Falcone. Per quanto riguarda i libri, potete leggere La mafia spiegata ai ragazzi, Cosa Nostra di John Dickey, che è disponibile in italiano e in inglese, Mafia Republic di John Dickey, sempre, in italiano e disponibile anche in inglese, Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone e Marcel Padovani, È così lieve il tuo bacio sulla fronte di Caterina Chinnici, che è la figlia del giudice Chinnici, che è stato ucciso dalla mafia, e lei ci racconta il padre e dei suoi insegnamenti. E infine Padrini e padroni di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Non è un video facile da pubblicare su YouTube, però lo farò lo stesso. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!